Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Da tantissimo tempo che non disegno con la tavoletta grafica. Faccio questo video per rispondere un po' ad alcuni argomenti che vedo circolare in giro, che secondo me queste persone che dicono queste determinate cose è perché forse non si sono magari ancora approcciati nel mondo del digitale e non sanno forse ancora bene come funziona. Dunque, quando si va a disegnare in digitale, prima di arrivare al digitale, bisogna prima saper disegnare a mano, perché ragazzi, vi prego, non voglio più sentir dire che disegnare in digitale è più semplice e facile perché è il computer che disegna. Non può essere assolutamente il computer che disegna in digitale, cioè magari fosse una cosa del genere, perché avremmo risolto tutti i nostri problemi, non esisterebbero nemmeno più gli artisti, perché tanto cosa paghiamo a fare una persona per disegnare se poi alla fine ce lo fa il computer o il programma, quel che sia. No ragazzi, siamo noi a disegnare. Forse magari questo concetto passa in un modo un po' errato, perché mi capita a volte di vedere anche su YouTube delle persone che fanno dei video e magari non vanno a disegnare loro liberamente a mano libera tutto il disegno, ma che cosa fanno? Ricalcano il disegno, e forse magari questo modo di far vedere alle persone com'è il mondo digitale magari viene visto attraverso altri occhi, cioè quello di essere un modo di disegnare molto semplificato, ma in realtà non è così. Queste persone che fanno appunto questi video, secondo me, fanno passare proprio un messaggio sbagliato, perché non bisognerebbe assolutamente fare questo tipo di lavoro, perché anche quando andate a disegnare in digitale dovete disegnare voi da zero. Massimo vi è concesso disegnare sul tratto vostro, cioè piuttosto realizzate un disegno a mano su un foglio di carta, lo scannerizzate e poi lo passate sul computer, e poi lì, quando aprite il programma, lo andate a ricalcare. Diciamo che questo lo consiglio per le persone che sono alle prime armi, che si stanno appunto approcciando a questo mondo del digitale, quindi hanno qualche difficoltà, ma altrimenti non dovete ricalcare prendendo una foto da internet o qualsiasi immagine che non sia la vostra, perché punto primo voi non imparate nulla, e poi che soddisfazione c'è? Questo è imbrogliare, perché non avete quella soddisfazione personale in cui dite cavolo che bel disegno che ho fatto, no, perché non l'avete fatto voi. Quindi ragazzi, voglio farvi vedere un pochino attraverso il mio video, a farvi vedere qual è appunto il processo passo passo per farvi entrare in questo mondo del digitale. Allora, voglio cercare di mostrarvi il più possibile quello che faccio quando devo realizzare un'illustrazione con Photoshop e con tavoletta grafica. Io ho una tavoletta grafica con schermo. Questo mi permette di velocizzare un pochino il processo del disegno rispetto ad una tavoletta grafica senza schermo, ma per chi è agli inizi ed ha un budget molto molto inferiore, basso, andate tranquilli, perché potete realizzare tutto anche con una tavoletta grafica senza schermo. Ovviamente con una tavoletta grafica senza schermo dobbiamo anche abituare il modo di disegnare, che è quello di far muovere la mano sulla tavoletta e guardare lo schermo. Però ci tengo a dirvi che oggigiorno ci sono tanti altri brand che appunto fanno concorrenza a Wacom e sono ad un costo molto molto inferiore, per cui si parla di tavolette grafiche sotto ai 300 euro, a volte capita di trovarle, quindi date un'occhiata. Sto parlando della XP Pen, che è quella che ho io, e poi c'è anche la Huion.
date un'occhiata a questi due brand, perché vi posso assicurare che sono dei brand veramente molto validi. Adesso vi faccio vedere un attimo come faccio appunto per disegnare le illustrazioni. Quindi la prima cosa che vado a fare, ovviamente vado ad aprire il programma, vado a decidere che tipo di dimensione dare al mio file. Io di solito prendo la dimensione di un foglio da stampante, che adesso ve la dico anche, è di 210 x 297 mm. La risoluzione la metto a 300 dpi, 300 Dunque, una volta che abbiamo creato il nostro file, siamo pronti per iniziare a disegnare. Quindi io cosa faccio? Mi vado a cercare un'immagine di ispirazione che appunto voglio riprodurre, me la porto anche lei in Photoshop e poi che cosa vado a fare? Vado a prendere quella immagine, la trascino e me la affianco al mio foglio in modo da avere la possibilità di guardare quello che vado a disegnare. Cioè non faccio altro che fare la stessa cosa quando disegnate a mano, cioè se uno ha una rivista, un foglio, qualsiasi cosa, la prende, la mette di fianco al suo foglio e guarda, quindi la copia, non la ricalca, non la mette sotto al foglio per ricalcare, no, assolutamente no, si mette di fianco per vedere appunto e iniziare a disegnare. Vi mostro anche come faccio appunto per mettere l'immagine di fianco al foglio, così magari vi è più chiaro. Allora, questa è l'immagine che voglio andare a copiare, voglio creare l'illustrazione appunto di questo abito di Valentino. Io prendo il file, lo sposto, lo trascino e lo lascio. E in automatico mi si riduce la finestra e posso tranquillamente poi dopo spostarla, ridimensionarla come voglio. Quindi in questo modo ce l'ho aperto nello stesso documento e posso andare tranquillamente a copiare il mio disegno. Quindi fino a qui nulla di strano, il programma non ha fatto niente da solo, io ho dato io i comandi, io ho detto io quello che deve fare. Adesso vado ad infilare il mio guantino per disegnare. Il guantino serve per far scivolare la mano sullo schermo, altrimenti continuando a disegnare si appiccica allo schermo e dà fastidio, cioè si incolla proprio la mano, quindi dà fastidio. Questo problema di solito si riscontra molto nel periodo estivo che fa caldo. Dunque adesso che cosa si fa? Andiamo a scegliere il pennello che vogliamo appunto per realizzare il disegno. A seconda del tipo di disegno, dello stile che volete dare al vostro disegno, andate a scegliere un determinato pennello. Quindi fino a qua cosa facciamo? La stessa cosa che fareste quando andate a disegnare a mano. Scegliete la matita più adatta al lavoro che dovete realizzare. Una piccola cosa che poi tanto piccola non è, differenza appunto che c'è nel disegnare a mano e nel disegnare in digitale, è che sicuramente se disegnate in digitale non avete quel blocco, quella paura di andare a sbagliare, perché fortunatamente in digitale è molto semplice cancellare, rifare, perché appunto si torna indietro tramite passaggi. Quindi se non vi piace un tratto che avete realizzato con delle short key, avete la possibilità appunto di tornare indietro e quindi di annullare il tratto che avete fatto. Questo purtroppo quando disegniamo a mano non si può fare, c'è la gomma da cancellare e si va avanti così, diciamo. Ma questo non significa appunto che è il computer che ci va a sistemare il disegno, quindi il computer fa apparire sulla tavoletta quello che noi andiamo a fare con la nostra manina. Quindi adesso vado a creare un nuovo livello e inizio a fare lo sketch del
Un altro dei vantaggi che potremmo avere mentre disegniamo in digitale, lo spiego alle persone che magari pensano che sia il computer ad aggiustare tutto quello che magari io posso sbagliare, è lo strumento LASO. Lo strumento LASO ci permette di selezionare un punto che vogliamo e andarlo a spostare dove appunto vogliamo metterlo, quindi abbiamo la possibilità di trasformare liberamente il tracciato che vogliamo andare a correggere. Quindi la fortuna del digitale è che appunto noi andiamo a selezionare il pezzo che magari non ci piace, ce lo spostiamo, ce lo ridimensioniamo come vogliamo per vedere se si riesce a sistemare in un certo modo, in questo appunto modo, e niente, la risolviamo lì, mentre in realtà ovviamente se lo fate a mano non avete questa possibilità di velocizzare questo processo del disegno, perché dovete soltanto cancellare con la gomma e rifarlo, mentre invece qui abbiamo questo vantaggio, però siamo comunque noi a farlo, diamo il comando al computer di spostare la cosa, ma la sposta dove vogliamo noi, non è che è il computer che decide. Oh guarda, ha fatto la mano sbagliata, aspetta un attimo che gliela posiziono nel modo corretto, gliela metto nel modo corretto e gliela correggo nel modo corretto. No, assolutamente no, ragazzi. Quindi adesso vi faccio vedere un esempio. Ho posizionato la linea per disegnare la bocca in un punto troppo in basso. Mi sono già presa lo strumento LASO e vi faccio vedere cosa succede per andare a correggere. Quindi adesso io già lo strumento LASO, seleziono la zona che mi interessa, CTRL T per prendere la selezione e poterla spostare liberamente. Quindi adesso io vado a spostarmi appunto la linea della bocca un pochino più sopra, perché dove l'avevo messa prima non andava bene, ed ecco fatto. Ma non l'ha fatto il computer, l'ho fatto io e l'ho posizionata dove secondo me è il punto corretto. Quindi non è che il computer me l'ha posizionata lui nel punto dove diceva lui per farlo in modo giusto, ok? Siamo noi.
Spero appunto che questo video vi possa far capire, apprendere questo concetto. Vi prego, cercate di condividere questo video e far capire alle persone che gli artisti che disegnano in digitale sono artisti reali. Condividete questo video per farci valere, per favore. Fateci valere e lasciate anche un like se finalmente avete capito che siamo noi artisti a disegnare, ragazzi, mi raccomando. Bene ragazzi, voglio ricordarvi che se lasciate un bel like a questo video mi potete sostenere e in più non dimenticate di schiacciare il bottone iscriviti, così almeno vi iscrivete anche al canale. Io sono felicissima, però voglio sempre ricordarvi di iscrivervi al canale soltanto se siete interessati ai miei video, perché quegli iscritti che arrivano lì per caso, che poi non si guardano i miei video, non mi interessano. Quindi voglio solo veri iscritti che mi seguono e ci tengono a frequentare me, tutte le mie battaglie, tutti i miei pensieri che mi frullano in testa, eccetera eccetera. E un'altra cosa, lo so che ve lo dico sempre perché è importantissimo, è quello di attivare la campanella delle notifiche, ragazzi, perché se non l'attivate YouTube poi magari non vi mostra i video che io poi pubblicherò. Se avete delle richieste, qualsiasi cosa, volete lasciarmi un commentino, critiche, basta che siano commenti costruttivi, mi raccomando. Speriamo che questo video sia servito a qualcosa e che finalmente abbiate capito questo maledetto concetto. Bene ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto del video, grazie mille, grazie, perché come sapete è importantissimo che voi mi guardate i video fino alla fine, perché anche questo è un modo per sostenermi, quindi non solo lasciare like, iscrivervi e commentare, ma anche guardare i video fino alla fine. Ma io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto.
vi sia piaciuto sicuramente e di avervi intrattenuto e che vi abbia trasmesso qualcosa attraverso... Non so più parlare, ragazzi, è arrivata alla fine, sono stanca e faccio fatica a parlare. Quindi dicevo, spero di avervi trasmesso qualcosa attraverso questo video e nulla ragazzi, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!